Questo è Amandola, paese di origine medievale a 500 metri di altitudine in provincia di Fermo. In questo video cerchiamo di capire se è un posto dove potersi trasferire per vivere bene. È uno dei comuni del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nelle Marche. Gli abitanti sono circa 3200, distribuiti anche su molte frazioni fuori dal paese. C'è un bel centro storico, un tipico borgo antico, uno di quelli che piacciono ai turisti, anche quelli esteri che spesso hanno un'immagine stereotipata del nostro paese basata sulle classiche località del centro Italia interessate dai grandi flussi turistici. Sul nostro canale YouTube Rurale Digitale parliamo dei borghi italiani in modo pragmatico, senza romanticismi, proponendo soluzioni ai problemi che vediamo. Quindi non ci interessano le solite descrizioni sdolcinate degli uffici turistici. Qui ad Amandola sembra che ci sia quello che serve per vivere, il minimo. Addirittura c'è un ospedale nuovo, inaugurato a fine 2024, che ha sostituito il vecchio, in parte terremotato. Siamo infatti in una zona sismica e l'ultimo forte terremoto, quello del 2016, ha lasciato segni ancora visibili su certi edifici lesionati, alcuni dei quali saranno molto difficili da recuperare. Leggendo un po' i giornali locali online, ho visto che si parla spesso di ricostruzione non solo edilizia, ma anche sociale ed economica. Già, ma cosa stanno facendo per attrarre nuovi abitanti o per evitare che continui lo spopolamento? Boh. Io non sono riuscito a saperlo. E non è un problema da poco, perché in 50 anni Amandola ha perso il 25% degli abitanti. E se guardiamo agli ultimi 70 anni, il calo è stato del 50%. Una volta qui arrivava anche la ferrovia che partiva dalla costa, da Porto San Giorgio. È stata dismessa nel 1956 a causa delle forti passività. Insomma, se anche tu cerchi qualche informazione online, troverai le solite descrizioni mielose da ufficio turistico, quelle che parlano di storia, tradizioni, natura, cibo, le solite cose tutte uguali che si dicono in tutti i piccoli comuni e borghi italiani, ma che non servono ad attrarre nuovi residenti. Ad esempio, se anche qui ad Amandola è tutto così bello, così fantastico, perché è impossibile ordinare una pizza a domicilio o trovare un ristorante qui in paese? Ci sono iniziative turistiche che attirano parecchi visitatori in alcuni giorni dell'anno, ma per il resto? Il turismo può avere un ruolo importante, ma se non si cerca di risolvere il primo problema tipico di tutti i piccoli comuni, cioè lo spopolamento, la decadenza è sempre inevitabile. Qui ad Amandola qualcuno sta pensando a cosa fare per contrastare lo spopolamento, che è la prima causa del degrado dei borghi italiani? Ci sono obiettivi chiari? Strategie? Boh, io non sono riuscito a trovare informazioni su questo. Girando per il paese ho visto panchine colorate e altre iniziative finanziate con soldi pubblici. Sono cosette che possono dare visibilità effimera, ma sicuramente non servono per evitare lo spopolamento. Non sarebbe meglio usare i soldi pubblici prima di tutto per fare progetti seri? Evitando anche di chiudersi in se stessi, confrontandosi con gli altri, con professionisti esterni o con persone che magari possono portare esempi di esperienze e magari anche di errori già fatti altrove? Il territorio di Amandola offre poche opportunità di lavoro. Ha una vocazione agricola abbastanza importante, ma sappiamo tutti cos'è l'agricoltura e che contributo possono dare le microaziende agricole, quelle tipiche di queste zone, al sostegno economico di un territorio. È un peccato, perché questo bel centro storico, le colline e i monti circostanti possono diventare molto attrattivi per nuovi abitanti, se si creano opportunità. Qui invece, come in tutti i territori del centro e sud Italia, ho visto un atteggiamento molto passivo e rassegnato. Si aspetta che lo Stato intervenga, che regali soldi, spesso per cose inutili. Si aspettano contributi e sussidi, ma non si fanno progetti seri, non ci sono visioni. Si fa il minimo per soddisfare le necessità degli attuali abitanti che accettano passivamente, perché sono abituati così. Bisognerebbe invece creare opportunità e offrire servizi paragonabili almeno a quelli dei centri urbani di medie dimensioni.
Se vuoi attrarre nuovi abitanti, devi offrirgli ciò a cui sono già abituati e a cui non rinunceranno mai. È la solita storia. Non devi proporre quello che piace a te sperando che gli altri si adattino. Devi offrire quello che il mercato chiede. E per farlo, qui come in tutti i piccoli borghi italiani, prima di tutto bisogna sforzarsi di cambiare mentalità. Quindi, Amandola è un posto dove vivere? Non lo so, non sono riuscito a trovare informazioni sufficienti e non ho trovato nemmeno molta disponibilità. Mi piacerebbe approfondire e se ci fosse disponibilità da parte dell'amministrazione locale a far conoscere questo borgo, ci tornerei volentieri. Per il momento sospendo ogni giudizio. Vedremo cosa succederà. Intanto ti suggerisco di guardare questo video, dove proprio mentre venivo qui ad Amandola ho fatto diverse considerazioni interessanti su come salvare i borghi italiani. Non dimenticare un like, la condivisione di questo video e l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale, così non perderai le prossime puntate. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.